Ciao ragazzi, bentornati. Ciao. Sono qua con Carlo. Plof. Era un po' che non ci vedevamo per fare qualche puntata della nostra rubrica Analogiche Spinose, e questo è perché abbiamo una buona notizia, cioè che Carlo è diventato ufficialmente Leica Ambassador, e quindi non è più Ambassador, diciamo che è riconosciuto Leica. Ecco, e quindi abbiamo dovuto limitare il nostro campo ovviamente alla brandizzazione sotto Leica, certo. Giustamente. E quindi oggi quale migliore occasione se non parlare appunto di una Leica particolare, ovvero la nostra amica M5. Bene, allora sapete che, anche se continua a cadere, questa macchina è stata oggetto di molte, diciamo, criticità critiche, diciamo. Ecco, diciamo così. Adesso Carlo ci spiega come mai questa macchina è particolarmente oggetto di critiche. Diciamo che come brand Leica a creare questa macchina cercando di andare oltre la classica livrea delle M. Se e vogliamo qui vedere, abbiamo già la differenza. Questo è un M9, quindi digitale, ma esatto. Diciamo che potete prenderla come confronto, perché comunque non sono mai cambiate le M, tranne l'M5. Esatto, tranne l'M5 che si discosta per la serie. È una tegola, cioè un mattoncino, cioè è un po' più stretto, è un po' più lungo e assomiglia un po', anche se insomma c'è vicino, un po' alla Wetlander Bessa. Confermo, io che prima di oggi non avevo mai preso in mano un corpo Leica, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato proprio dire assomiglia alla Wetlander. Anzi, vi rimando qua sopra un video che ho fatto qualche tempo fa in cui ne ho utilizzata una, quindi se avete voglia qui sopra. Però devo dire, e infatti sono tornati poi con l'M6 con la classica livrea della M. Però non solo perché sono uomo Leica, ma per passione. Uomo Leica. Fonte. Giusto, scusate. Posso dire che secondo me in realtà l'M5 è stata veramente poco apprezzata, ma per miopia, perché in realtà è una gran macchina, forse addirittura meglio dell'M6, cioè che è arrivata dopo, perché l'M5 macchina che poi è stata apprezzata tantissimo dai fotoreporter, da persone che la usavano per lavoro, cioè anche spinto, perché è una macchina robusta, cioè io adesso non posso farvi sentire il peso. È pesantina, è un po' pesantina. Un mattoncino. Posso spaccare il noccio della macchina. E aveva uno scatto meraviglioso, bello, velluto, veramente bello. Velluto. Ha una cosa che la differenzia da tutte le altre macchine, perché in realtà altre macchine così non l'hanno mai viste, che ha addirittura la possibilità di mettere la cinghia non solo sull'asse orizzontale ma anche sull'asse verticale. Sì, ha i ganci apposta qua, quindi tu la puoi tenere qua, che è molto carino. Adesso non mi ricordo il nome, ma ho visto alcune foto di alcuni fotoreporter che usandola come macchina, diciamo come secondo corpo, la mettevano in questa maniera in modo tale che quando camminavano era proprio sotto il braccio, quindi qualunque cosa succedeva era protetta. Ce l'avevano protetto, perché avevano sempre, in questo caso, che per me è un'ottica molto, molto bella, io ho il 50 F2 collassabile, ok? Sì. Che diciamo che è un salvaspazio, cioè nel senso che quando è una macchina realmente sì, è bidimensionale, dai. Sì, cioè nel senso, se tu hai i tasconi classici dei pantaloni, ce la metti dentro. Sì. E allora, vuoi dire tu qualcosa su... Allora, commento mio, che era la prima volta. Usata, quindi, esatto. Anche perché dico una cosa, allora chi non ha mai usato le Leica, la M, ha una messa a fuoco particolare. Avendo il Galeriano, che non è l'unica macchina con Galeriano, ci intende, infatti lei ha avuto difficoltà in questo, anche in questo, ha una minima di messa a fuoco molto più larga di una reflex, se vogliamo dirla. Per quale motivo? Perché è stato fatto apposta, perché se vai troppo vicino al soggetto, per una questione di parallasse, perché tu guardi da qua e questo è il mirino, questo è il mirino e questo è l'ottica. Se ti avvicini troppo tu non riesci più a combaciare quello che stai fotografando, cioè lo dico per battuta, fotografi l'occhio, vedi l'orecchio. Quindi per una questione per evitare questo problema di parallasse è stato fatto in modo che la minima di messa a fuoco fosse un po' più lunga, in modo tale che tu comunque hai un range di sicurezza decente, maggiore. Poi c'è la messa a fuoco che è un po' particolare, lei oggettivamente ha avuto all'inizio un po' di difficoltà.
Allora, diciamo che sicuramente è un corpo macchina pesantino, non possiamo dire che non sia vero. Io forse la cosa che, oltre alla messa a fuoco, che appunto è un po' particolare, nel senso che ha la levetta proprio per giocare con il dito, che uno probabilmente quando si abitua è anche comodo, chiaramente. Ma è fatta apposta per non mettere le mani certo, sicuramente, però diciamo per una persona abituata a lavorare solo sulla lente con entrambe le mani è un po' strano a livello di no, è sicuramente. Però vediamo questo mi piace dirlo. Questo sistema in realtà è molto apprezzato da chi fa gli scatti di street in iperfocale, perché in base a dov'è la levetta, ok, senza dover mettere a fuoco, sai già più o meno dove sei. Giusto. Sei in mezzo, se hai un metro e mezzo, se sei in fondo, se hai un fuoco infinito, se sei da questa parte, sei al minimo di messa a fuoco. È vero, molto figo. Ha un senso, non so, mi immagino un reporter che non ha la possibilità di guardare dentro in camera perché deve fare degli scatti veloci. Si mette un 28, 5, 6. Sì, più o meno sai dove sei. Comunque uno scatto a casa lo porti in base a dove hai è vero. il pomello. Questa cosa è veramente figa, in effetti, che su un corpo macchina poi normale. Poi chiaro che per scatti che facciamo noi ha poco senso. Certo, però effettivamente bisogna dire, cioè è una questione di abitudine, come in tutto è una questione di abitudine. Per quanto riguarda la posizione del mirino, lo trovo scomodissima, perché è tutta a sinistra e io continuamente mi metto la macchina qua e invece è qua. Quindi vabbè, però anche lì questione di abitudine. Però notare che tutte le macchine prima delle reflex erano così. Verissimo, però obiettivamente al giorno d'oggi io mi viene da prendere la su e da fare questo, invece non è vero. Leva del caricamento molto bella, molto morbida direi, un pulsante di scatto top. È velluto. Sì, veramente devo dire da questo punto di vista un bel feeling. Vi facciamo anche un attimo di recap sul discorso del caricamento e rimozione riavvolgimento della pellicola, perché sono particolari. Del caricamento parliamo dopo, lo dobbiamo ancora votare, quindi approfittiamo, anche perché questa macchina ha la caratteristica di avere la leva per il riavvolgimento nel fondello invece che sopra, e soprattutto non ha uno sportello classico che si apre. Sì, intanto la riavvolgiamo mentre parliamo. Il sistema ovviamente sempre per la M nasce soprattutto per proprio gli scatti street e di reportage, quindi tutta la macchina è stata creata per agevolare il più possibile il lavoro dei reporter o comunque di chi gira con la macchina fotografica. Allora è stato fatto in questa maniera non perché non si potesse caricare da dietro, c'erano già altre macchine che si caricavano da dietro. Mettiamolo in questa maniera: se cade questo non si apre. Ok? Cioè se tu vai, succede qualcosa, cadi, ti succede qualcosa, non si può aprire. A casa torni comunque con la rompi, però no, la rompi. Però ti dico che io ho trovato macchine la storia narra di macchine con la M anche con proiettili che comunque a casa è riuscito a ma perché è solida, diciamo che è solida. È ottone. Sì, è ottone. È stato fatto ottone, questo la voglio dire intanto, si muove questa levetta qua per riavvolgerlo, ok? Questo mi piace dirlo, è in ottone perché l'ottone non si deforma e non si spacca. Certo. Perché a me non è una battuta, perché continuava a scattare anche ammaccata, perché l'ottone non si spacca, quindi se l'ottone il dottore si deforma, a meno che non sia veramente tanta come si chiama? La deformazione continua. Continui a scattare. Sì. Ok. E ancora oggi le Leica vengono fatte le M. L'ottone. E appunto, allora sicuramente è un corpo macchina che adesso ha avuto probabilmente un momento di revival, direi. Cioè mi sembra che sia forse apprezzata più, mi sembra di aver capito che sia più apprezzata adesso di quando è stata prodotta. E infatti se avete letto qualcosa è un corpo macchina che a livello di anni di produzione è durata poco, nel senso che dal 71 al 75 l'hanno prodotta, poi dopo caput. E dopo sono tornati, scusate ma non le unghie, quindi dovete scusarmi. E allora si apre una volta a riavvolta, si apre questo nottolino è praticamente una chiave, cioè praticamente blocca tutto il sistema, ok? Una volta sbloccato, eccoci qua. E qua c'è la pellicola che è riavvolta. Noi in questo caso abbiamo usato una pellicola di Lomography che è un Lomochrome Color 92.
Se volete vedere un altro tipo di fotografie, l'ho utilizzata a Parigi, quindi vi linko un video qua sopra in cui l'ho utilizzata per fare street, tra molte virgolette, nel senso che io non è ovviamente il mio genere, quindi ho fatto un tentativo. Si prova. Adesso ho proposto a Carlo di fare una sessione di street insieme, quindi gireremo e dobbiamo capire come fare un video su questa cosa, ma secondo me sarà bellissimo, sì, in cui andiamo in giro e facciamo e vediamo, voglio entrare nel mondo magico dello street di Carlo, ecco, per cui questo sarà uno dei prossimi probabilmente contenuti che faremo. Per tornare alla nostra M5, prima macchina M con l'esposimetro integrato, giusto, che ve lo devo dire, io non lo uso l'esposimetro esterno per un motivo molto semplice. Le batterie che si trovano costano parecchio. Per risparmiare si può trovare le batterie analoghe, ma non vanno perfettamente, quindi ci vuole un adattatore. Sì. L'adattatore, qua c'è la vite dove va la batteria. Da 1,5 volte, vero sarebbe? Sì. Non lo fa chiudere totalmente, sì, e potrebbe leggerti male l'esposizione. Di solito ti dà uno stop in più. E quindi tendenzialmente, vedo che io faccio in questa macchina, con tutte le altre macchine, faccio ritratti, mi viene molto più comodo, sì, prendere l'esposimetro esterno e faccio, però c'è l'esposimetro interno, funziona, quindi tra l'altro primo corpo macchina Leica che aveva l'esposimetro integrato. Sì, l'M4 c'era un sì, da mettere sopra, esatto, che si muoveva direttamente col motorino. Sì. Ovviamente ha il contatto a caldo per i flash, il tempo di sync è un 60°, massimo tempo di scatto 1 millesimo. Che comunque è tanto per l'epoca, Sì, effettivamente, ma poi devo dire in generale mi sembra che sia veramente, da Dio. Mi sembra un'ottima. L'unica cosa che è successo, ma per errore mio, che hanno sbattuto 2 M. Tra di loro? Tra di loro le M non so perché. Quindi si è leggermente crepato il vetro, però vi assicuro, ve lo può dire anche lei, non me ne sono neanche accorta, non si nota neanche durante lo scatto, vero, fa proprio un segnetto. E tra l'altro considerate che l'oculare ha questa, praticamente per la messa a fuoco, ha il sistema, come si chiama? Dobbiamo, non so la parola. Praticamente è come se abbiamo l'immagine specchiata al 50%, semitrasparente. Come si dice? Ci sarà una parola? Sì, non mi viene, vabbè, ve lo scriviamo. Comunque semplicemente dobbiamo nel quadratino centrale ricomporre i 2 segmenti di immagine che insieme formano l'immagine, in modo che si veda correttamente. Allora, la cosa che mi piace dire, e poi ovviamente cambiamo un po' di discorso, è che essendo una galleriana non ha contatto diretto come si è abituati con la reflex, quindi non ha contatto diretto con la lente, quindi tu avrai sempre e comunque una visione di un 28 mm, ok? Mm-hmm. E in base alla flangia, perché le ottiche Leica hanno già la differenza nella flangia che va a modificare la cornice di visualizzazione, la cornice. Esatto. Tu devi imparare a fotografare dentro la cornice, non quello che tu vedi, cioè all'interno della cornice. Io dico sempre che le M sono da una macchina da ottiche corte, perché in realtà questa qui esiste fino alla cornice del 90. Vi posso assicurare che chi non è abituato è un po' complicato. La cornice è veramente tanto piccola. Cioè devi scattare all'interno di un campo di un campo veramente sì. Si può fare, si può montare anche il 200 devi un attimo, non è una macchina intuitiva subito. È una macchina che ti dà una marea di soddisfazione una volta che la conosci, perché secondo me una volta che impari a utilizzarla non torni indietro, cioè la M ti dà delle soddisfazioni quando riesci la fotografia, ok? Incredibili, però non è una macchina, non direi che è una macchina da tutti. Okay? Sì, sono d'accordo. Comunque devo dire l'ho trovata molto, molto apprezzabile, francamente. Vogliamo dire quello della pellicola che fai? Allora sì, giusto, adesso vi mettiamo in sovraimpressione il pezzettino in cui abbiamo montato la pellicola. Questo perché appunto col fatto che il caricamento va fatto dall'alto, esatto, smontando il fondello, bisogna leggermente ritagliare, cioè avete presente la pellicola che è quella? No, purtroppo non posso più tirarla fuori, ovviamente. Chi scatti in pellicola sa che c'è quella leggera linguetta di rientranza.
Ok, diciamo che quella dell'entrance dovrei fare un po' più lunga. Sì, abbiamo tagliato un pezzettino in modo da riuscire a far arrivare la linguetta dalla parte. Anche perché poi dobbiamo appoggiare qua sopra, dobbiamo riprendere la pellicola e riposizionarla in modo tale che i gancini la prendano. Però onestamente mi è sembrato un caricamento molto semplice e molto comodo. Francamente sì, anche perché lui è fatto in un certo modo, perché voi un video non lo vedete, che ormai facciamo all'interno del nottolino che la va a prendere c'è proprio una zighinatura. Sì. Cioè una volta che l'attacca bene, è difficile che la perdi, perché c'è proprio una zighinatura che che se la tira. È come una rotella, è come un ingranaggio tassellato. Cioè una volta che riprendi la pellicola è veramente difficile che te la perdi. E abbiamo fatto un paio di set, uno in interna e uno in esterna, abbiamo lavorato in entrambi i casi a luce naturale, e quindi con tempi anche abbastanza diversi, perché ovviamente in interna oggi era una giornata un po' coperta, per cui siamo stati su dei tempi un pochino più... Ci avvantaggiava che era una 400 ISO. Sì, era un 400 ISO questa pellicola, quindi abbiamo scattato tra il 125esimo e il 250esimo a tutta apertura, quindi F2, e in esterna ovviamente abbiamo lavorato con tempi molto più brevi. Siamo arrivati a un millesimo, addirittura abbiamo dovuto cominciare a chiudere perché appunto luce, anche se era pomeriggio già inoltrato, non ci stavamo dentro. E in sovraimpressione vi facciamo vedere un po' di backstage, un pochino degli scatti che abbiamo realizzato con la nostra bellissima modella di oggi. Considerate che abbiamo fatto ritrattistica abbastanza Carlo style, direi, e quindi insomma ci siamo mantenuti semplici per poter avere cosa vorrà dire Carlo style, esatto. E quindi abbiamo fatto, appunto, ci siamo concentrati proprio su ritrattistica pura, direi. Basta, l'abbiamo fatto 3 o 4, vedete, 3 o 4 set diversi, appunto qualcosa in interna, qualcosa in esterna, spostandoci per avere qualcosa un po' più in controluce, qualcosa un pochino più a favore di luce. Io vorrei dire una cosa che ho notato oggi e l'ha notata anche lei, che quando si scatta con una M, proprio per il modo in cui scatti, la messa a fuoco, scatti meno. Sì, diciamo che sì. Tendenzialmente sei molto più pensato a riflettere lo scatto e scatti molto meno. Perché hai un po' di problemi, No, problemi no, perché se hai dei problemi. Beh, hai un po' di problemi in più, perché comunque il fuoco non è così banale. Il discorso di ragionare sulla cornice all'interno del mirino non è così banale. Cioè, almeno io ci ho messo un po'. Io non la vedo come difficoltà, io la vedo come un bellissimo esercizio per mettersi veramente alla prova a scattare. È una macchina che tendenzialmente, dopo aver fatto mezzo rullino, ti sembra già di essere arrivato. Sì, sei arrivato, cioè hai già fatto quello che dovevi fare. Perché non è una macchina da scatto fremente, cioè non ti viene da scattare in continuazione, rifletti molto quando stai scattando, proprio perché sai che non è proprio così. Sì. Quindi niente, direi che questa è una panoramica di quello che abbiamo visto oggi su questo corpo macchina così discusso, e magari in futuro vi porteremo qualcos'altro sull'altra serie di corpi macchina di Leica, tanto ne abbiamo poche qui a disposizione. E quindi niente, speriamo che gli scatti vi siano piaciuti. Lasciateci un commento per dirci cosa pensate di questo corpo macchina, se pensate che sia effettivamente, poverino, stato ingiustamente sottovalutato. Per chi vuole che riprendetela, dategli una dignità. Ecco, sottolineo che ho guardato quanto più o meno è la quotazione online al giorno d'oggi e non è che proprio te la tirano dietro. È comunque una Leica. È comunque una Leica, e quindi sì, diciamo che il costo va di, insomma. Però costa la metà della M6. Va bene, però comunque io oggi ho guardato molto frettolosamente, però ho visto un 1.500-2. Siamo, bene, conferma, 1.500, quindi insomma non è proprio regalatissimo per essere... È una macchina immortale. Sicuramente, anche perché sembra tipo il Nokia 3310, no? Che può cadere anche dal 10° piano del palazzo e rimane intonso. Devi sperare che si tolci qualcuno. Esatto, perché muore se gli cade in testa questa. Considerate che il peso, se ho letto bene a livello di specifica, è circa 2 etti più del resto della serie M. Sì. Quindi sì, è un po' più pesantina, però insomma non è che stiamo parlando di... Ma è proprio una questione di come è un po' più tamugna, è un po' più mattoncino, dai, così. Infatti un bel mattoncino. Sappiateci dire se il mattoncino rientra nei vostri gusti e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.